Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video dedicato alle mie attrezzature vi voglio parlare di un nuovo strumento che è entrato a far parte del mio laboratorio, ossia la stampante 3D a resina. Per chi fa del modellismo costruendo diorami o realizzando opere in miniatura in generale, avere a disposizione una stampante 3D a resina può rivelarsi molto utile per realizzare e personalizzare quei dettagli più piccoli e complicati che non sempre sono facili da fare a mano. Nello specifico, in questo video vi parlerò di questa stampante a resina che io ho acquistato, ma diciamo che quello che andrò ad illustrare vale un po' per tutte le stampanti di questa categoria e fascia di prezzo. Diciamo inoltre che quello della stampa 3D è un argomento molto vasto e quindi riuscire ad approfondire i singoli punti in un unico video è abbastanza complicato, quindi questo video è una sorta di infarinatura iniziale per chi volesse cominciare a muovere i primi passi nel mondo della stampa 3D a resina. Dunque, all'interno della confezione troviamo naturalmente il corpo della stampante, formato dalla base dove abbiamo un piccolo display con tutti i vari comandi. Alla sommità della base è installato lo schermo LCD che produce il fascio luminoso che andrà ad indurire le varie stratificazioni di resina durante il processo di stampa. Abbiamo poi l'albero dell'asse Z sul quale dobbiamo montare il piano di stampa tramite l'apposita vite. Inoltre nella confezione troviamo anche la vaschetta della resina, sulla quale è installata una pellicola di teflon trasparente chiamata FEP. Infine abbiamo una serie di accessori, tra cui una spatolina di metallo per staccare il pezzo dal piano di stampa, una spatolina di plastica per pulire il FEP, le brugole per regolare il piano di stampa e sostituire il FEP, e la chiavetta USB dove mettere i nostri file da stampare. La prima operazione che dobbiamo fare prima di iniziare ad utilizzare la stampante è quella di andare a calibrare il piano di stampa. Per prima cosa vado ad allentare le 4 viti in modo che il piano di stampa possa muoversi liberamente verso l'alto. Vado poi a fissare il piano sull'asse Z. A questo punto vado a posizionare un foglio di carta fornito insieme alla stampante sopra lo schermo LCD. Questo foglio farà da spessore per calibrare il punto 0 sull'asse Z. Tramite i comandi del display vado a muovere l'asse Z fino a portarlo alla posizione iniziale. Una volta che l'asse Z si è fermato, vado a fare una leggerissima pressione sul piano con la mano e nello stesso tempo vado a stringere le 4 viti che fissano il piano all'asse. Ora non mi resta che confermare e resettare il punto 0 ed infine risollevare il piano. Bene, la calibrazione del piano è così terminata e a questo punto possiamo montare la vaschetta dalla resina e la stampante è pronta per essere utilizzata. Andiamo ora a procurarci un file in formato STL. Per fare questo abbiamo essenzialmente 2 strade: disegnarci un oggetto in 3D praticamente da soli da zero utilizzando un software di modellazione come per esempio SketchUp oppure anche Fusion 360, che sono quelli che io utilizzo di più. In questo caso sono andato a disegnare e poi stampare questo oggetto che mi serviva per un progetto di un pub irlandese. Oppure la seconda ipotesi è che possiamo scaricare da internet un disegno in 3D bello e pronto. Con la diffusione sempre maggiore delle stampanti 3D anche a livello hobbistico, si sono creati anche molti siti che offrono a pagamento ma anche gratuitamente dei disegni in 3D pronti da stampare. Quello che dobbiamo fare è solo cercare il disegno dell'oggetto che ci serve, scaricarlo e poi stamparlo. Supponiamo di aver trovato proprio quello che fa al caso nostro. In questo caso ho trovato questo orso su Thingiverse che potrebbe tornarmi utile in qualche mio progetto futuro e quindi ho deciso di scaricarlo e provare a stamparlo. Tra l'altro questo file si può scaricare gratuitamente. Qui sotto nella descrizione vi lascerò poi tutti i link ai siti che vi ho mostrato ed anche il link per scaricare gratuitamente l'orso.
Una volta scaricato il file STL, prima di andare effettivamente in stampa manca ancora un ultimo passaggio, ossia elaborare ulteriormente il file in un software chiamato Slicer. Questo software viene solitamente fornito insieme alla stampante, ma io ho preferito andare alla ricerca di qualcosa di più adatto alle mie esigenze e ho trovato questo slicer che si chiama Lychee Slicer, con cui mi sono trovato molto bene. Con questo software è possibile spostare e scalare il nostro oggetto in base a quello che ci serve, ma soprattutto è presente una funzione che permette di posizionare e supportare l'oggetto in maniera totalmente automatica. Questa funzione è sicuramente molto utile per un neofita che ha le prime armi con la stampa 3D. In questo caso l'orso è già, a mio avviso, in una posizione abbastanza idonea per la stampa, quindi vado semplicemente ad alzarlo dal piano di stampa e poi vado ad inserire automaticamente i supporti. Vado anche ad aggiungere qualche supporto manualmente per aumentare la sicurezza che la stampa sia supportata al meglio. Questa operazione di slicing è sicuramente il passaggio più delicato di tutta la procedura di stampa, in quanto il successo o meno della nostra stampa dipenderà molto dai settaggi che faremo in questa fase. Per questo motivo vi consiglio di dare un'occhiata anche ai vari tutorial che trovate su YouTube, che approfondiscono sicuramente meglio l'argomento. Bene. Una volta soddisfatti non ci resta che esportare il file nel formato supportato dalla nostra stampante e poi trasferirlo sulla chiavetta USB. Ora non mi resta che inserire la chiavetta e accendere la stampante. Dopo aver agitato per bene la resina, vado a versarla nella vaschetta. Ora non ci resta che attendere la fine della stampa, che in questo caso sarà di 3 ore e 23 minuti. Il tempo di stampa dipende molto dall'altezza del pezzo sull'asse Z. Più il pezzo è alto e più strati la stampante dovrà fare, allungando di conseguenza il tempo di stampa. Vado ora a staccare il pezzo dal piano di stampa utilizzando la spatolina, facendo attenzione a mantenere la parte smussata rivolta verso l'alto, in modo da non rovinare il piano e facilitare lo stacco del pezzo. Successivamente vado a fare il lavaggio del pezzo utilizzando dell'alcol isopropilico. Verso l'alcol in una vaschetta e poi immergo completamente il pezzo, agitandolo un po' per circa 3-4 minuti. Andiamo ora a staccare tutti i supporti creati durante la stampa. Per farlo possiamo aiutarci con un tronchesino a taglio piano. In questa fase bisogna fare un po' di attenzione e rimuovere i supporti delicatamente in modo da non rovinare il pezzo. Per terminare la catalizzazione della resina bisogna passare il pezzo sotto una fonte di raggi UV. Io utilizzo questo fornetto per unghie e lascio il pezzo per almeno 10 minuti. In alternativa possiamo anche mettere il pezzo semplicemente sotto la luce del sole per una mezz'oretta. Nel frattempo vado a pulire il piano di stampa. Tolgo prima il grosso con uno straccio e poi vado a spruzzare dell'alcol isopropilico per togliere tutti gli eventuali residui di resina.
Adesso, volendo, possiamo iniziare una nuova stampa, utilizzando sempre la resina rimasta nella vaschetta. Passo prima la spatolina per verificare che non siano rimasti dei pezzi attaccati sul fondo. Dopodiché possiamo iniziare una nuova stampa. Volendo, possiamo lasciare la resina nella vaschetta anche per un giorno o due, avendo cura di proteggere bene il tutto da eventuali fonti di luce. Ad ogni modo vi consiglio di non lasciare mai la resina nella vaschetta per più di 2 giorni, perché potrebbe deteriorarsi e diventare poi inutilizzabile. In questo caso non devo fare ulteriori stampe e quindi andrò a rimettere la resina avanzata nella bottiglia. Utilizzo questi filtrini di carta per filtrare eventuali granelli di resina indurita durante la stampa. La vaschetta utilizzo dei fazzoletti di carta che, essendo morbidi, non rischiano di graffiare la pellicola di Teflon. Anche qui vado a togliere prima il grosso aiutandomi anche con un pennellino per pulire bene gli angoli. Vado poi a spruzzare l'alcol per terminare bene la pulizia. Bene, il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per apprendere quelli che sono un po' i rudimenti della stampa 3D a resina. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e, se non l'avete ancora fatto, anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!